Ciao a tutti, io sono Andrea e in questo canale parlo male delle mie passioni. Ogni sabato alle ore 12 nuovo video in cui parliamo di storia, fumetti, letteratura, arte, cinema e non solo, perché andremo anche oltre. Quindi mi raccomando, per non perdervi nessun video, iscrivetevi e attivate la campanella. Questo video vorrei iniziarlo facendo un appello. Liberiamo Dylan Dog dalle cantine. Perché lo so che molti di voi avranno qualche albo sparso in cantina tra una vecchia bicicletta e qualche cianfrusaglia. Secondo me non è giusto che stiano lì. Poi andate in cantina, prendete quei Dylan Dog e fatevi un po' di cultura di sano incubo. Oddio, forse è un po' troppo, però veramente recuperateli. Quindi questo video è non solo una recensione dell'albo per chi già lo conosce, ma anche per i nuovi adepti. L'albo di oggi è il mensile numero 32, chiamato Ossessione. In questa storia l'indagatore dell'incubo dovrà fare i conti con il vedovo nero, un marito che uccide... Dai, ne parliamo tra poco, dopo la sigla. Vi avviso subito che il video sarà diviso in due parti. Nella prima farò una recensione generale dell'albo, mentre nella seconda andrò un po' più nello specifico, quindi è dedicata a chi ha già letto l'albo o comunque perché è curioso di sapere di più. Bene, dopo questa lunghissima premessa penso che sia il momento di iniziare. Ossessione fu pubblicato per la prima volta nel maggio 1989. Io ho una vecchia ristampa del gennaio 94, probabilmente preso in qualche bancarella. Anche perché all'epoca avevo 2 anni e quindi non penso che l'ho comprato di prima persona. Al soggetto e alla sceneggiatura troviamo Tiziano Sclavi, la copertina è di Claudio Villa, mentre della storia si è occupato il duo Montanari-Grassani. A mio avviso Claudio Villa fa un lavoro eccezionale perché nella copertina riesce perfettamente a rappresentare il senso della storia. Non solo rappresentando Dylan nella penombra come se si fosse appena svegliato da un incubo, ma anche rappresentando i soggetti sullo sfondo come se fossero dei fantasmi fluttuanti. Bello anche lo sfondo nero con qualche chiazza gialla che ricorda non solo il sangue ma anche il colore della scritta dell'albo. Dei disegni dell'albo invece parleremo dopo. Parliamo della storia prima di tutto. Nelle primissime pagine vediamo una serie di omicidi che vengono commessi dal vedovo nero, un uomo che uccide le donne con cui si sposa per poi potersi intascare l'eredità. Questo accade fino a quando la sua ultima sposa, Julie Brown, si rivela essere un agente della polizia che lo fa arrestare e poi condannare a morte per impiccagione. Dopo l'esecuzione Julie decide di lasciare il corpo di polizia e di mettersi in proprio, ma da quel momento inizierà a vedere il suo marito ovunque. Ovviamente il caso va nelle mani del nostro Dylan che non si lascia mai sfuggire le richieste di una donna, soprattutto se è bella e affascinante come Julie. Quindi siamo di fronte a una trama molto semplice, senza tantissimi approfondimenti psicologici o narrativi. Il tema di Ossessione è appunto una lotta contro i fantasmi del passato e una lotta per liberarsene. Per quanto riguarda lo stile di disegno, Montanari e Grassani riescono perfettamente a coinvolgere lo spettatore, esaltando il tema splatter che pervade tutto l'albo. Lo fanno attraverso uno stile elaborato e realistico, con un tratto deciso che valorizza anche gli sfondi e le scene che avvengono in penombra. Lo si nota soprattutto nelle scene più violente. Cercherò di mettere qualche immagine in sovraimpressione, ma senza farvi capire troppo, così evitiamo gli spoiler. Un elemento in cui Montanari e Grassani giocano molto sono i primi piani, sia nei momenti di tensione e sia quelli più rilassati. Guardate ad esempio questo primo piano di Julie, o gli occhi di lei e di Dylan che cambiano espressione in 2 vignette. Questo si intreccia con una storia sì bella e semplice, ma con qualche piccolo buco di trama. Sta per iniziare la parte spoiler, quindi se avete già letto l'albo o siete solo curiosi di sapere come va, continuate. Altrimenti, se non avete letto l'albo e non volete nessun tipo di spoiler, questo è il minutaggio per andare direttamente alla parte conclusiva. Gli spoiler inizieranno tra 3, 2, 1... Iniziamo dalle cose che mi hanno convinto. La cosa che mi è piaciuta di più sono senz'altro i disegni, soprattutto le scene più violente o degli inseguimenti. Se siete qui ma non avete letto la storia, ve la faccio breve. Praticamente si scopre che a perseguitare Julie non è il suo ex marito, ma i suoi 5 gemelli che vogliono vendicarlo, che quindi facevano parte di questo piano malvagio. Ecco, uno di loro inizia a seguire Julie nella metropolitana con la maschera da zombie e vediamo una serie di vignette in cui la luce gioca un ruolo fondamentale. In queste tavole possiamo respirare non solo la fame di sangue dell'assassino, ma anche la disperazione di Julie.
Montanari e Grassani danno grande importanza agli sguardi giocando in modo eccezionale con le ombre. Dato che stiamo parlando di sguardi e di occhi, vogliamo parlare di quando il treno prende in pieno il gemello e l'occhio gli schizza fuori dalla testa? Cioè, dai! Quindi mi vorrei soffermare sul design dei personaggi, che mi ricordano molto il film La donna che visse due volte, diretto da Hitchcock e dal quale la storia trae ispirazione in parte. Il cattivo soprattutto sembra avere proprio le fattezze del personaggio interpretato da James Stewart. Per quanto riguarda Julie, le donne che appaiono in Dylan Dog sono sempre belle, in questo caso è proprio mozzafiato, c'è da dirlo. Un terzo elemento è quello comico, che non si limita alle sole battute di Groucho come sempre, ma anche a alcuni personaggi secondari. Sto parlando ovviamente del giocatore di freccette sempre arrabbiato perché qualcuno lo interrompe o perché c'è una donna all'interno di un pub, o del povero marito cornuto che viene rimbalzato in continuazione dallo studio di Julie Brown a quello di Dylan Dog. Inoltre a fine dell'albo lo vediamo trasformarsi da povero ingenuo a perfetto serial killer, che poi aveva anche ragione, poverino. E in realtà non si capisce bene a chi spara, sia alla moglie o all'amante. Secondo voi a chi spara? Fatemi sapere nei commenti. Altrimenti vogliamo parlare dei vicini di Julie Brown, che ogni volta che sentono uno sparo pensano che sia effettivamente una caffettiera e non si fanno domande? Ecco la parte più dura, le cose che non mi sono piaciute. Si tratta per lo più del fatto dei 6 gemelli. Ok, in natura può succedere di tutto, per carità, ma addirittura 6, 4 sarebbe stato già diverso. Povera madre. Lascio passare il discorso relativo alla sorella gemella di Julie, che ok, crea un bel colpo di scena, anche in contrasto con la storia dei 6 gemelli. Certo il caso, 6 gemelli che vanno ad uccidere una donna che poi si rivela essere le stesse una gemella. Vabbè, lasciamo perdere. Ma poi a pagina 44 Dylan ipotizza che l'uomo potesse avere un gemello, ma Bloch, che va bene, ha un carattere particolare, ma perché non vai a cercare? Anche perché poi verso la fine della storia uno dei gemelli rivela a Dylan che erano 6 gemelli molto famosi e che addirittura erano stati ricercati da tutte le agenzie pubblicitarie. Ma perché non hanno fatto un piccolo controllo, almeno all'anagrafe? Scotland Yard dovrebbe avere un archivio, o comunque dovrebbe esserci qualcuno che si ricorda di 6 gemelli. Posso capire che erano piccoli e poi sono cresciuti, ma almeno il nome e il cognome uno dovrebbe ricordarseli. Non viene fatto nemmeno un accenno su perché casualmente tutte e 6 hanno questo carattere assassino. Ecco, questo buco di trama mi ha fatto un po' storcere il naso, ma nel complesso la storia mi è piaciuta perché è molto semplice e poi manca l'elemento sovrannaturale. Ma forse sono solo io che sono troppo puntiglioso come al solito. Dai, torniamo nella parte senza spoiler che ci stanno aspettando. Quindi questo è quello che penso in generale di questo albo, una storia molto avvincente con bei disegni ma con qualche piccolo difettuccio. Io innanzitutto vi invito a recuperare l'albo, a rileggerlo eventualmente e a godervelo appieno. E mi raccomando, le cantine. Se lo avete letto sono curioso di sapere la vostra opinione su questo albo e quindi scrivetela nei commenti. Bene, con questo non devo dire altro, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!